Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Una mattina d'estate, un piccolo sarto sedeva al suo tavolo vicino alla finestra, felice mentre cuciva con tutte le sue forze. Improvvisamente udì una donna che camminava per strada e gridava: "Ottime marmellate economiche! Ottime marmellate economiche!" Il suono era piacevole alle sue orecchie. Si sporse dalla finestra e chiamò: "Vieni su qui, gentile donna. Puoi vendermi le tue marmellate?" La donna salì i 3 gradini della bottega del sarto con il suo pesante cesto e lui le chiese di mostrargli tutti i suoi barattoli di marmellata. Li osservò uno ad uno, li sollevò, li annusò e infine disse: "Questa marmellata mi sembra buona. Dammi 4 once, gentile donna. Se un po' di più, va bene lo stesso." La donna, sperando di fare una buona vendita, gli diede ciò che desiderava, ma se ne andò piuttosto arrabbiata e borbottando. "Adesso possa Dio benedire questa marmellata per me", gridò il piccolo sarto, "e darmi salute e forza." Prese del pane dall'armadietto, tagliò una fetta e spalmò la marmellata sopra. "Sarà gustoso", disse, "ma finirò la mia giacca prima di prendere un morso." Posò il pane accanto a sé e continuò a cucire, sentendosi così felice che i suoi puti si ingrandivano sempre di più. Nel frattempo, il dolce profumo della marmellata si diffuse fino al muro dove molte mosche si erano posate, attirate in gran numero. "Ehi, chi vi ha invitato?" disse il piccolo sarto, cercando di scacciare gli ospiti non invitati. Ma le mosche, non capendo, continuavano a tornare in numero sempre maggiore. Alla fine, il piccolo sarto perse la pazienza, afferrò un pezzo di stoffa da sotto il suo tavolo e disse: "Aspettate, vi darò qualcosa." Colpì le mosche senza pietà e, quando guardò, trovò 7 di esse stese a terra, morte con le zampe allungate. "Siete davvero questo tipo di parassiti?" disse, ammirando il suo stesso coraggio. "Tutta la città ne sentirà parlare." Il piccolo sarto tagliò rapidamente una cintura per sé, la cucì e ricamò in grandi lettere: 7 in un colpo. "Cosa?" "La città", continuò, "tutto il mondo lo saprà." Il suo cuore balzò di gioia. Indossò la cintura e decise di lasciare la sua piccola bottega perché pensava di essere troppo coraggioso per rimanere lì. Prima di andarsene, cercò in giro per la casa qualcosa da portare con sé, ma trovò solo un vecchio formaggio che si infilò nella tasca. Fuori notò un uccello intrappolato in un cespuglio. Lo mise nella tasca insieme al formaggio. Ora, sentendosi audace, si avviò lungo la strada. Poiché era leggero e veloce, non si sentiva stanco. La strada lo portò su per una montagna e quando raggiunse la cima vide un grande gigante seduto lì che guardava il mondo comodamente. Il piccolo sarto si avvicinò a lui con coraggio e disse: "Buongiorno amico. Sei seduto qui a guardare il vasto mondo. Anch'io sono in cammino, sperando di tentare la fortuna. Vuoi unirti a me?" Il gigante guardò il sarto con disprezzo e disse: "Tu, piccolo straccione, sei un povero essere." "Oh, davvero?" rispose il piccolo sarto. Si sbottonò il cappotto e mostrò al gigante la cintura. "Puoi leggere che tipo di uomo sono." Il gigante lesse: 7 in un colpo, e pensò che il sarto avesse ucciso 7 uomini, il che gli fece provare un certo rispetto per il piccolo uomo. Tuttavia, il gigante voleva metterlo alla prova. Prese una pietra e la strizzò fino a farne uscire dell'acqua. "Puoi farlo anche tu?" chiese. "È tutto qui", disse il sarto, "è un gioco da ragazzi per me."
estrasse il morbido formaggio dalla tasca e lo strizzò fino a farne uscire il liquido. Vedi? Era un po' meglio, vero? Il gigante rimase scioccato e non poteva credere a ciò che vedeva. Poi il gigante prese una pietra e la lanciò così in alto che era difficile seguirne la traiettoria. Ora, piccolo uomo, puoi farlo anche tu. Bel lancio, disse il sarto, ma la pietra tornerà giù. Io lancerò una che non tornerà affatto. Prese l'uccello dalla tasca e lo scagliò in aria. L'uccello, felice di essere libero, volò via e non tornò. Come ti sembra questo lancio, amico? Chiese il sarto. Sai certamente lanciare, disse il gigante, ma vediamo se riesci a portare qualcosa. Lo portò a un enorme albero di quercia che era stato abbattuto e disse: Se sei abbastanza forte, aiutami a portare quest'albero fuori dalla foresta. Certo, rispose il piccolo sarto. Tu prendi il tronco sulle spalle e io solleverò i rami e i ramoscelli. Sono la parte più pesante. Il gigante prese il tronco sulla schiena, mentre il sarto si sedette su un ramo. Il gigante, incapace di vedere dietro di sé, finì per portare l'intero albero insieme al sarto, che fischiettava felicemente la canzone. 3 sarti partirono dal cancello, come se fosse solo un compito semplice. Dopo aver trascinato l'albero pesante per un po', il gigante non poté andare oltre e disse: Devo lasciar cadere l'albero. Il piccolo sarto saltò giù rapidamente. Afferrò l'albero e disse: Sei così grande, eppure non riesci nemmeno a portare quest'albero. Continuarono il loro viaggio insieme, e quando passarono accanto a un ciliegio, il gigante abbatté la cima dove pendevano le ciliegie più mature, porgendola al sarto e dicendogli di mangiare. Ma il piccolo sarto era troppo debole per reggere l'albero e quando il gigante lo lasciò andare, esso tornò su, facendo volare il sarto in aria. Quando atterrò senza danni, il gigante disse: Che cos'è questo? Non riesci a reggere un ramo debole? Ho molta forza, rispose il piccolo sarto. Pensi che sia difficile per un uomo che ha abbattuto 7 in un colpo? Sono saltato sopra l'albero perché ci sono cacciatori che sparano nel bosco. Prova a saltare come ho fatto io. Il gigante ci provò, ma non riuscì a superare l'albero e finì bloccato tra i suoi rami, il che significava che il sarto ne uscì ancora una volta vincitore. Il gigante lo invitò a passare la notte nella loro caverna. Il piccolo sarto accettò e lo seguì. Dentro la caverna, altri giganti erano seduti attorno a un fuoco, ciascuno mangiando una pecora arrostita. Il piccolo sarto pensò: questo posto è molto più grande della mia bottega. Il gigante gli mostrò un letto e gli disse di distendersi e dormire. Tuttavia, il letto era troppo grande per il piccolo sarto. Invece di sdraiarsi, si arrampicò in un angolo. A mezzanotte, pensando che il sarto stesse dormendo profondamente, il gigante si alzò, prese una pesante barra di ferro e colpì il letto con un solo colpo, credendo di aver finito il piccolo uomo. Ma all'alba i giganti andarono nella foresta, dimenticandosi completamente del piccolo sarto, che presto si avvicinò a loro, sentendosi allegro e audace. I giganti furono terrorizzati, pensando che potesse ucciderli tutti, e scapparono via in preda al panico. Il piccolo sarto continuò per la sua strada, seguendo il suo cammino. Dopo una lunga passeggiata, arrivò nel cortile di un palazzo reale. Sentendosi stanco, si sdraiò sull'erba e si addormentò. Mentre dormiva, la gente accorse a vederlo da ogni parte e lesse la scritta sulla sua cintura: 7 in un colpo. Ah, dissero, cosa sta facendo qui questo grande guerriero in pace?
Deve essere un potente signore. Lo riferirono al re e suggerirono che, se scoppiasse una guerra, sarebbe stato un uomo prezioso da non lasciare andare. Il re gradì questa idea e inviò uno dei suoi cortigiani dal piccolo sarto per offrirgli un servizio militare quando si fosse svegliato. L'ambasciatore rimase accanto al sarto che dormiva, aspettando che si stirasse e si svegliasse. Poi gli consegnò la proposta del re. «Sono venuto proprio per questo», rispose il sarto. «Sono pronto a servire il re». Fu accolto onorevolmente e gli venne dato un posto speciale in cui vivere. Tuttavia, gli altri soldati erano contrari al piccolo sarto e lo volevano lontano. «Cosa succederà ora?» sussurrarono tra loro. «Se combattiamo contro di lui, 7 di noi cadranno ad ogni colpo. Nessuno può resistere a lui». Decisero di andare dal re insieme e chiedere di essere congedati. «Non possiamo restare con un uomo che può uccidere 7 in un colpo», dissero. Il re si dispiacque di perdere tutti i suoi soldati fedeli a causa di una sola persona e desiderò non aver mai visto il sarto. Ma non osò congedarlo, temendo che il sarto potesse abbatterlo e prendere il trono per sé. Pensò a lungo finché trovò una soluzione. Il re mandò a chiamare il piccolo sarto e gli disse che, poiché era un grande guerriero, aveva un favore da chiedere. In una foresta del suo regno, 2 giganti stavano causando grandi problemi con furti, omicidi e incendi, e nessuno poteva avvicinarsi a loro senza rischiare la morte. Se il sarto potesse sconfiggere e uccidere i giganti, gli avrebbe dato in sposa la sua unica figlia, insieme alla metà del suo regno come dote, e avrebbe inviato 100 cavalieri ad aiutarlo. Sarebbe un'offerta meravigliosa per un uomo come me, pensò il piccolo sarto. Non capita tutti i giorni di ricevere in dono una bella principessa e metà di un regno. Oh, sì, rispose, sconfiggerò i giganti e non ho bisogno dell'aiuto di 100 cavalieri. Un uomo che può abbattere 7 in un colpo non ha motivo di temere 2. Il piccolo sarto partì e i 100 cavalieri lo seguirono. Quando raggiunse il bordo della foresta, disse loro: «Aspettate qui, affronterò io i giganti». Saltò nella foresta e si guardò attorno. Presto avvistò entrambi i giganti che dormivano sotto un albero, russando così forte che i rami tremavano. Il piccolo sarto non perse tempo, raccolse 2 tasche piene di sassi e salì sull'albero. A metà strada, scivolò lungo un ramo finché non si trovò proprio sopra i giganti e iniziò a far cadere sassi sul petto di uno di loro. A lungo il gigante non sentì nulla, ma alla fine si svegliò e scosse il suo amico, dicendo: «Perché mi colpisci?» «Stai sognando», rispose l'altro. «Io non ti sto colpendo». Provarono a tornare a dormire, ma il sarto lanciò un altro sasso verso il secondo gigante. «Cosa sta succedendo?» urlò il secondo gigante. «Perché mi colpisci?» «Non ti sto colpendo», ringhiò il primo gigante. Discussero per un po', ma poiché erano stanchi, alla fine si riaddormentarono. Il piccolo sarto iniziò di nuovo, prese la pietra più grande e la scagliò con tutta la forza contro il petto del primo gigante. «È troppo», urlò il gigante, saltando su come un pazzo e spingendo il suo amico contro l'albero finché non tremò. L'altro gigante ricambiò il favore e si arrabbiarono così tanto che iniziarono a strappare gli alberi e a colpirsi l'un l'altro finché entrambi non caddero morti a terra contemporaneamente. Il piccolo sarto saltò giù e disse: «Che fortuna! Se avessero strappato l'albero su cui ero seduto, avrei dovuto saltare su un altro come uno scoiattolo. Ma noi sarti siamo veloci». Estrasse la sua spada e colpì ciascun gigante al petto un paio di volte. Poi uscì dai cavalieri e disse:
Il lavoro è fatto. Ho finito entrambi, ma è stata dura. Erano così disperati che strappavano gli alberi per difendersi. Ma non importa quando arriva qualcuno come me che può uccidere 7 in un colpo. Ma sei ferito? Chiesero i cavalieri. Non preoccupatevi di questo, rispose il sarto. Non ho subito nemmeno un capello. I cavalieri non gli credettero e cavalcarono nella foresta. Lì trovarono i giganti distesi nel loro sangue, circondati da alberi sradicati. Il piccolo sarto chiese al re la ricompensa promessa, ma il re si pentì della sua promessa e pensò a un altro modo per sbarazzarsi dell'eroe. Prima di ricevere mia figlia e la metà del mio regno, disse, devi compiere un'altra impresa eroica. Nella foresta c'è un unicorno che sta causando grandi danni e devi catturarlo prima. Temo un unicorno ancor meno di 2 giganti. 7 in un colpo è il tipo di lavoro che fa per me, rispose il sarto. Prese con sé una corda e un'ascia, andò nella foresta e disse a quelli che lo accompagnavano di aspettare fuori. Cercò a lungo finché finalmente avvistò l'unicorno, che gli caricò contro come se volesse trafiggerlo con il suo corno. Calma, calma. Non si può fare così in fretta, disse, rimanendo fermo e aspettando fino a quando l'unicorno si avvicinò, poi saltò rapidamente dietro a un albero. L'unicorno si scagliò contro l'albero con tutta la forza e rimase incastrato nel tronco, incapace di tirarsi fuori, quindi era intrappolato. Ora ti ho preso, disse il sarto, e uscì da dietro l'albero, mise una corda attorno al suo collo e usò l'ascia per liberare il suo corno dall'albero. Una volta che tutto era pronto, riportò l'unicorno al re. Il re non voleva ancora dargli la ricompensa promessa e fece una terza richiesta. Prima del matrimonio, il sarto doveva catturare un cinghiale selvatico che stava causando grande caos nella foresta, e i cacciatori sarebbero stati di aiuto. Volentieri, disse il sarto, è un gioco da ragazzi. Non portò i cacciatori con sé nella foresta, e loro si sentirono sollevati, poiché il cinghiale selvatico aveva spesso avuto a che fare con loro in un modo che li rendeva riluttanti a cacciarlo. Quando il cinghiale vide il sarto, si scagliò contro di lui con le fauci schiumose e i denti affilati. Ma l'eroe astuto saltò in una cappella vicina e su per la finestra in un balzo, poi saltò di nuovo fuori. Il cinghiale lo seguì dentro, ma il sarto corse intorno e chiuse la porta dietro di lui, intrappolando la pesante bestia all'interno, che era troppo grande e goffa per saltare fuori dalla finestra. Chiamò i cacciatori affinché potessero vedere la bestia catturata con i propri occhi. L'eroe andò quindi dal re, che ora, che gli piacesse o meno, doveva mantenere la sua promessa e gli diede sua figlia insieme alla metà del suo regno. Se il re avesse saputo che l'uomo che si trovava davanti a lui era solo un piccolo sarto e non un grande guerriero, sarebbe stato ancora più infastidito. Il matrimonio fu grandioso e gioioso, ma da un sarto nacque un re. Dopo un po', la giovane regina sentì suo marito mormorare nel sonno di notte: «Ragazzo, fammi il doppio e rattoppa i pantaloni, o ti colpirò con il metro». Si rese allora conto di quale fosse il suo vero passato e la mattina dopo si lamentò con suo padre, chiedendogli di aiutarla a liberarsi di suo marito, che non era altro che un sarto. Il re la consolò e disse: «Lascia aperta la porta della tua camera da letto stasera, e i miei servi staranno fuori. Quando si addormenterà, entreranno, lo legano e lo porteranno su una nave che lo porterà lontano». La regina acconsentì, ma il portatore dell'armatura del re, che aveva sentito tutto, era un amico del giovane signore e gli raccontò del piano. «Farò in modo di sistemare la cosa», disse il piccolo sarto.
Quella notte si coricò con sua moglie come al solito, e quando lei pensò che stesse dormendo si alzò, aprì la porta e poi tornò a sdraiarsi. Il piccolo sarto, fingendo di dormire, iniziò a urlare a voce alta: «Ragazzo, fammi il doppio e rattoppa i miei pantaloni, o ti colpirò con il metro. Ho abbattuto 7 in un colpo. Ho ucciso 2 giganti, ho catturato un unicorno e catturato un cinghiale selvatico. Dovrei avere paura di quelli che aspettano fuori». Quando gli uomini sentirono il sarto parlare in questo modo, furono presi dal terrore e scapparono via il più velocemente possibile, come se il cacciatore selvaggio fosse alle loro calcagna, e nessuno osò più agire contro di lui. Così il piccolo sarto rimase re per il resto della sua vita. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.